Bentornati a Football Benchmark, ben trovato a Max Sardella, Ciao, Luca. Social Sports Media Manager, anzi Social Media Sports Manager per dirla correttamente. Perché c'è Max Sardella qui oggi? Perché oggi vogliamo parlare del rapporto che c'è fra i social e il mondo del calcio. I social sono nati fondamentalmente nel 2004 con l'avvento di Facebook, ma il grande boom a livello mediatico probabilmente c'è stato quando nei mondiali del 2010 Cristiano Ronaldo ha fatto questo selfie su Facebook ed nel è 2010. diventato uno strumento Esatto. di comunicazione privilegiato anche dalle società calcistiche e dai giocatori. Ed è proprio questo che oggi vorremmo andare ad analizzare con te, Max, cercare di capire che tipo di correlazione c'è fra i followers e il brand di una squadra, fra i follower e un giocatore simbolo, Esatto. come per esempio Cristiano Ronaldo, che anticipiamo è certamente il giocatore più seguito dai suoi tifosi. Ancora per poco. Poi ci spiegherai perché. Allora, a proposito di questo e a proposito di classifiche, iniziamo subito con vedere quali sono le squadre più seguite nel mondo su internet attraverso i social, naturalmente Facebook, Twitter e Instagram. Bene, pare evidente da questa grafica il grandissimo dominio che c'è delle spagnole. Barcellona e Real Madrid, come si dicono i ragazzi, visto che parliamo di social, se la comandano. Sì, vanno a comandare, ma per due semplici motivi. Il primo, per i risultati sportivi. Negli ultimi anni Barcellona e Real Madrid hanno avuto un po' lo scettro del panorama calcistico. Il secondo motivo è per la storia. Ovviamente a livello storico, a livello di prestigio, sono due club molto importanti, quindi non è casuale. Quello che c'è da sottolineare è che i social vivono molto sul live, quindi più partecipi a eventi sportivi, come è successo per il Real Madrid e per il Barcellona, è normale che hai una crescita esponenziale, quindi non è casuale come numero. Importante vedere che comunque in questa classifica la Juventus è presente, è l'unico club italiano fra le prime 10. Ci sono un'eccellenza, ed è un'eccellenza, certamente un'eccellenza italiana, e questa infatti è la classifica italiana, no? Delle squadre italiane. Quello che c'è in Europa forse viene un po' sconfessato dalla classifica italiana, perché le prime 10 social europee sono le prime 10 anche a livello di fatturato. Per quanto riguarda l'Italia vale lo stesso, ma la classifica ha dei numeri invertiti. Il Milan in questo momento è secondo, ha un seguito social molto importante, molto più per esempio dell'Inter, che quasi a sorpresa è quarta. Ma il Milan non è una sorpresa. No. Qualche giorno fa stavo facendo un gioco con degli amici, se ci fosse una classifica social del Milan di Sacchi probabilmente sarebbe più forte del Barcellona, del Real Madrid. Detto questo, ci sono tanti tifosi, perché i tifosi sono hanno in mano i social, quindi certo. Juve e Milan non mi sorprende come dato. Quello che mi sorprende è il grande lavoro della Roma, che negli ultimi anni è al secondo posto nella classifica dei top club come crescita. Soltanto rispetto all'anno precedente. Soltanto seconda all'Leicester, che possiamo immaginare il boom. Che ha avuto un boom eccezionale. Ma a proposito di follower e quindi di tifosi e quindi di popolazione, un dato da sottolineare, non c'è nelle nostre grafiche perché uscivano dalle prime 10 posizioni, c'è il fenomeno Turchia, che ha un grande seguito. È divertente pensare alla Turchia. Io ricordo c'è il social media manager della Turchia del Galatasaray, che mi raccontava che i calciatori passano tantissimo tempo nei pulmini per andare per il traffico e passano tanto tempo sui social media. C'è una media di un tifoso su 3 sui social media. In Turchia tutti sono sui social media, quindi ecco perché c'è questo grande attaccamento. Ma poi lo sai meglio di me che i tifosi turchi sono quelli più caldi e fanno delle coreografie importantissime e bellissime. Andiamo a vedere allora se ci sono giocatori turchi nella top 10. Non ci sono. Nella top 10 dei giocatori più seguiti a livello mondiale, anche in questo caso parliamo di mondo per quanto riguarda questa classifica. Cristiano Ronaldo nettamente primo. Tu ci dicevi c'è qualcuno che potrebbe insidiarlo. Chi? Partiamo dal presupposto che Ronaldo, per chi vuole fare social, è un riferimento, però per me, per il mio parere, Pogba potrebbe insediarlo. Non è neanche fra i primi 10 adesso? No, ma perché ha iniziato da poco il suo cammino social, ma se dovesse partire oggi una classifica social, sarebbe soltanto secondo a Ronaldo, Pogba. Ho una piccola domanda da farti. In questa classifica Leo Messi, come vedi, ha soltanto 2 colori sulla sua colonnina, perché ha soltanto Instagram e Facebook. Perché non ha Twitter? È su Twitter come Team Messi, cioè un account gestito dal suo team, ma non è su Twitter. Credo sia una scelta strategica di comunicazione, ma la cosa importante è vedere la presenza di 2 giocatori brasiliani. Certo. Perché il Brasile ha
tantissima popolazione e quindi è normale che sono più avvantaggiati rispetto agli altri. La Turchia in qualche modo è rappresentata da Özil perché ha radici turche, chissà che probabilmente questo non abbia favorito comunque il suo ingresso nella top 10. Ha giocato nel Real Madrid. Esatto. Che cosa significa essere un giocatore social? Significa dare valore alla vita dei tuoi fan. Dare valore ogni giorno alla vita dei tuoi fan, portarlo dietro le quinte, raccontargli quello che vedono magari tutti i giorni su Sky Sport, tu gli racconti delle cose che magari su Sky Sport non vedono. Oh, questi sono i mondiali. Allora, tanto per darvi un riferimento, Cristiano Ronaldo ha 263 milioni di follower nel mondo. Quindi 5 volte l'Italia. L'italiano, bravo, l'Italia intesa come paese, l'italiano più seguito sui social è Mario Balotelli. 20 milioni di follower. Mario ha giocato nel Milan quando c'era la Champions, ha giocato nel Manchester City, è il calciatore un po' più internazionale che abbiamo in Italia. Quindi conta anche la figura, cioè l'aspetto mediatico che tu hai. Assolutamente. Mario è uno di quelli che ci porta dietro le quinte, ci fa vedere delle cose che magari tutti i giorni non riusciamo a vedere. L'altra cosa che mi colpisce di questa classifica, Max, è che nella top 10 dei giocatori più social in Italia c'è un ex giocatore. Resiste ancora alla grandissima Alessandro Del Piero come quarto. Questa è una bella domanda, nel senso che probabilmente proprio quando smetti di giocare anche gli altri tifosi che prima forse non ti seguivano ti vengono a seguire perché oramai sei diventato il campione di tutti. Probabilmente dei tifosi di Del Piero che prima non erano di Del Piero adesso lo seguono proprio per questo motivo. Altra considerazione, ci sono molti giocatori della Juventus, se non sbaglio sono 5 o 6, ci sono 2 giocatori della Roma. Avevamo visto però nella classifica precedente Juventus nettamente prima, e questo viene rispecchiato dai dati dei singoli giocatori, la Roma in questo momento terza e il Milan secondo, ma dei giocatori del Milan c'è soltanto Montolivo, che peraltro non è neanche nelle prime posizioni, cioè il brand Milan Montolivo vale più di quello dei giocatori. Probabilmente sì, probabilmente perché non c'è una personalità così forte ora nel Milan a livello social, anche se lo è stato Balotelli. Conta in questo momento forse più il brand Milan, però avere nella classifica Riccardo Montolivo, che tra l'altro poi è stato anche bloccato per qualche infortunio, Certo. quindi è comunque un dato importante. Appunto, a proposito di questo, il rapporto fra club e calciatore nella gestione dei social, è un discorso che può andare di pari passo o secondo te, per la tua esperienza, c'è qualche società che è invidiosa dei follower dei propri giocatori? È un discorso che si alimenta a vicenda o c'è una concorrenza? Guarda qua questa classifica, no? Se pensi al Real Madrid che ha meno follower di Cristiano Ronaldo, probabilmente sì, però quello che c'è da dire è che un calciatore è ospite nella società, quindi deve comunque sempre rispettare la società per cui gioca. Cristiano Ronaldo è un unicum nel panorama mondiale, cioè che ha più follower lui della società per cui gioca. È pazzesco. Credo che sia l'unico caso adesso nell'NBA. Forse in Italia no, non so se abbiamo pronta, eccola qua l'altra grafica, no, anche in Italia. Ma vedi. Dani Alves ha giocato però nel Barcellona, è un però giocatore comunque brasiliano. la Juventus ha più follower. Esatto, proprio per quel motivo che dicevo prima. A proposito di Juventus, mi verrebbe da chiederti di Evra, che è probabilmente uno dei fenomeni social più interessanti. Lui è Papu Gomez, ultimamente. Esatto, Evra mi ricorda un po' Balotelli, no? Ci riesce a portare dietro le quinte della sua vita con una novità. I video sarà il mezzo di comunicazione del 2017, quindi più video i calciatori faranno e più avranno delle connessioni importanti. Papu Gomez è diventato la mia personalissima star e quindi... Non credo soltanto la tua. L'ultima domanda, Max, questa è una domanda più tecnica, Sì. forse più importante visto che parliamo di soldi. C'è una correlazione fra quanti follower ha un club e quanti soldi può guadagnare o guadagna? I pallini sono quanti follower hanno, mentre la riga è quanto guadagnano le società. Più vicino il pallino è alla riga, più significa che c'è una correlazione stretta fra quanti follower e quanti soldi si riescono a guadagnare, non grazie naturalmente ai social. Real Madrid e Barcellona, come vedete, sono nettamente sopra. È come se non riuscissero, come dire, a spremere tutto questo numero di follower. C'è una correlazione oppure è soltanto un caso questo grafico? È la sfida del futuro, quella di monetizzare i fan. Io però ti lancio una provocazione. Se un club vuole guadagnare con i social, deve andare via dai social. Perché avere dei fan lì che non fatturano è tra virgolette, è una cosa improduttiva per i club.
Il Real Madrid è riuscito con i Blancos a creare una community, la stessa cosa devono fare le altre squadre, cioè cercare di portare via, cioè utilizzare, tra virgolette, i dati dei tifosi sui social per portarli su altre piattaforme, così perché possono avere il nome, il cognome, la mail di ogni tifoso. Quindi per il diventare... momento il social è un grande termometro di quanto una squadra è seguita. Esatto. Grazie bello, Max Sardella. ma non balla. Grazie Max Grazie Sardella, a te, l'appuntamento grazie a te. naturalmente alla prossima settimana. Grazie di averci seguito.